Due parole solo per dirvi che da questa settimana passeremo a una programmazione tecnica dei webinar quindicinali fondamentalmente. Continueranno sempre, perché domani sera, come dopo poi vi ricorderà Valerio, ci sarà il webinar sui settori giovanili. La prossima domenica avremo un webinar per i dirigenti sulla sostenibilità economica delle organizzazioni sportive, come potete vedere già nella slide che avete davanti, e quindi il programma Fidaf continuerà, ma dal punto di vista tecnico passeremo a una periodizzazione quindicinale, perché sperando che altre attività si inseriscono su questo, magari un po' più da campo, diciamo così, cercheremo di dare al prodotto una versione un po' diversa. Abbiamo preparato un documento fondamentalmente che ci consentirà di standardizzare un po' le presentazioni per mantenere sicuramente di alto livello. Devo dire che come quella di oggi, anche quella di Mike è stato un ottimo esempio, perché è proprio il format che noi cerchiamo, un'alternanza di slide, filmati, in modo che sia una cosa abbastanza dinamica. Quindi abbiamo preparato questo protocollo che abbiamo spedito a tutta una serie di allenatori, ai quali chiederemo di fare le prossime sessioni. Quindi direi a questo punto di passare la parola a Valerio per l'illustrazione del webinar di domani sera e di domenica prossima, prima di partire con Mike e con Fabrizio. Vai Valerio. Sì, se mi puoi mettere la slide precedente, quella... Grazie. Allora, domani sera, ricollegandoci sempre dalla prima puntata che abbiamo avuto qualche tempo fa, parleremo di reclutamento, quindi avremo l'opportunità naturalmente di approfondire appunto di quegli argomenti che dicevamo che in un'ora non potevamo certo sviscerare. Invece dedicheremo un'intera puntata al reclutamento da parte di 3 società, i Dolphins, i Vipers e le Aquile, e ci sarà anche l'intervento del consigliere federale Zarbo, che è il presidente dell'EXAP, ovvero il responsabile delle scuole, che ci potrà dare maggiori informazioni di come poter entrare nelle scuole e poter fare naturalmente reclutamento a livello scolastico. Mentre sempre collegato sull'investire su futuri giovanili, passiamo alla prossima, se poi Giorgio scusami. Visto che la scorsa volta nella prima puntata sull'investire sul futuro giovanile parlavamo appunto di quote sociali e comunque anche di sostenibilità economica, e lunedì 1° giugno faremo intervenire un professionista, un tecnico del settore, tale il professor Davide Ghione, che come potete vedere ha un curriculum di tutto rispetto e che potrebbe darci degli spunti, ma secondo me anche delle ottime idee per migliorare quelli che sono i nostri settori di sostenibilità economica, quale il marketing finanziario, e magari darci anche delle strategie per poter migliorare tutto quello che è di economico alle nostre società. Direi che possiamo iniziare, Giorgio. All right, awesome. So I'm going to pull my screen up here. Before I do so, I appreciate you guys having me on again for a second presentation. It's an honor to be able to talk some football with you guys. Let me pull this up here. Mentre Mike cerca la sua presentazione, è molto onorato di essere con noi questo pomeriggio e fare una nuova presentazione. Today we will be covering pretty much a breakdown on some of the drills that we use or I use and that I've been at the college level, the high school level, and now more so in the private level, which ranges from guys that are 12 years old all the way up to CFL. Quello che verrà coperto oggi con questo webinar saranno i drills che tutti noi facciamo, che lui propone ai suoi ragazzi, che vanno e che sono utili sia per i ragazzi di 12 anni che per i giocatori di NFL, quindi copre tutto l'intero arco. And each drill will always we'll start the breakdown of each drill with how it's applied with some game film, or we'll end with some game film. E per ogni drill vedremo come viene applicato, come si esegue, e quello poi che sarà risultato sul qualche clip di video di azioni.
All right, so presentation objectives, what we're going to be covering, a brief overview. We'll go over 90s, which are our square ins or square outs, our 45s, which are traditional curls and comebacks, really anything breaking back downhill to the quarterback. We'll dive into speed cuts. We may not get to slants just to save time. I think there are some more important things. We'll talk about jabs and winning with our feet. And then we may not get to structuring Indians based on the time allotted. Quello che vedete a schermo è la tabella di quello che andremo a vedere, un po' di overview, la serie 90, la serie dei 45, gli speed cut, forse non faremo gli slant, vincere con il movimento dei piedi e strutturare i nostri individuals. All right, so really quick, I'm gonna try and make this simple because some of the stuff might be really difficult to translate. Just understanding our receivers. There's 3 stages they're going to be in when it comes to learning. Allora, la prima cosa su cui dobbiamo lavorare è capire l'aspetto cognitivo dei nostri ricevitori e possiamo dividere queste fasi, questi livelli in 3 famiglie diverse. This is a basic continuum of motor learning. So the first stage is the cognitive stage. This is where guys are learning what to do and how to do it. Allora, il primo stadio è lo stadio cognitivo, dove noi lavoriamo e cerchiamo di imparare su cosa fare e quando farlo. A lot of errors, a lot of inefficiency. We don't want to overcoach them here. We want them to explore the movement until that light bulb goes off. And then they start to understand. Quindi non vogliamo fare troppe correzioni, vogliamo solo che i ragazzi acquisiscano il concetto dei movimenti da fare, fino a che non gli si accende la lampadina e hanno capito. Quindi non troppe correzioni in questa fase. This is where they're doing things wrong and they don't even know what they're doing wrong. È la fase in cui fanno degli errori e non si rendono conto che stanno facendo degli errori. The next stage is just a progression from that. It's called the associative stage. This is where they're a little bit more consistent in their movements, but they may still be doing them wrong, but they're aware of what they're doing wrong, or they have to think to do it right. Lo stadio successivo è lo stadio associativo, è quando iniziano a mettere insieme il concetto imparato nello stadio cognitivo con i movimenti che fanno e iniziano a rendersi conto che alcune cose non vanno, per cui è uno stadio intermedio. And then here we go, this is the stage we're striving to get to. This is where it's habitual. I don't have to think to do it properly. Things are second nature, subconscious competence, if you will. Il terzo e ultimo stadio è lo stadio autonomo, dove certi movimenti diventano naturali, non abbiamo più bisogno di pensare a quello che facciamo, in pratica diventa una seconda natura e quindi abbiamo una competenza subconscia di quello che stiamo facendo. So this is important because the guys that you identify as in the first 2 stages, you don't want to overload them with cues or feedback. If I tell a guy, I'm talking about his feet, and then I talk to him about his arms and his head is going to explode with all that information. So we want to keep it to a minimum in those first 2 stages, whereas the third we can get more specific. Quindi nelle prime 2 fasi, nei primi 2 stadi non vogliamo sovraccaricare gli atleti con troppe informazioni, devi muovere i piedi così, le braccia in quest'altro modo, perché gli facciamo scoppiare la testa altrimenti. E l'idea è quella di lavorare su questi dettagli nell'ultima fase e lasciando autonomia anche di commettere errori nelle prime 2. And then just some mindset stuff that we bring into every receiver room I've been in. This is stuff I take with me. We, not me. It's not about how many stats I have, but it's about the collection of our group. This is blocking. This is if 3 guys all have 100 yards, they don't each have 100. We have 300 as our unit. La prima cosa è impostare il modo di ragionare in termini di gruppo. Non sono importanti le statistiche del singolo, quindi non io, ma è importante quello che otteniamo come squadra, quindi quello che guadagniamo in termini di yards o di ricezione come gruppo, non come singolo.
then competitive arrogance, like there's some appropriate times where you can, talk some shit, and there's some times where like enough's enough. This is something that's earned. That competitive arrogance. Steve Smith was like the guy, the poster guy for it. It's really, I worked so hard in practice. I put so much time in. I prepared so well that when I line up across from you in the game, I know you can't cover me because I just outworked you. Il secondo titolo, arroganza competitiva, è qualcosa che dobbiamo guadagnare, non è qualcosa di brutto, è che io sono in campo, ho lavorato talmente duro e talmente forte che ho la consapevolezza che tu defensive back non mi puoi coprire, e io questo te lo voglio dimostrare senza esagerare, ma voglio portare in campo il lavoro che ho fatto. And these two are pretty much tied together. I believe the saying is ghigno. E anche la terza è abbastanza simile al secondo titolo, e si potrebbe tradurre in italiano come ghigno. Okay, we'll skip these two. Coach. Unnecessary. All right, so you're going to hear me say no indicators a lot in this presentation. All it means is we're in attack mode with our vertical stem. There's no sudden change of height. There's no change in stride. Change in stride also talks to our arms. I'm attached from my shoulder to my opposite glute. So when I change my arms here, I'm also telling the DB that a break's coming. Quindi la prima cosa che vogliamo fare è non dare indicatori, non avere cambiamenti in altezza, non avere cambiamenti nella lunghezza della falcata, non cambiare punto di vista, punto dove sto guardando con gli occhi, non muovere le braccia. Quindi il primo aspetto su cui lavorare è non dare indicatori all'avversario. And then these next two, the vertical thread is similar to what I just spoke about. We always want to provide that view, that threat of winning vertical. It really puts the DB in panic mode. And then eye discipline. So guys that listen to the double move presentation, we can use our eyes as a weapon. But when we're not running a double move, I want to look right through my guy. I don't want to look where I'm cutting and give him any indicator of where I'm going to go. Quindi ho sbagliato le prime due voci riguardano il vertical stem, la partenza iniziale, le altre due riguardano la fase successiva della traccia. Per chi ha seguito il webinar sul double move, per esempio, abbiamo imparato a usare gli occhi come un'arma contro il defensive back, e vogliamo mettere con la minaccia verticale il defensive back in modalità panico. Adesso che succede? So just some indie drill basics. We want to try and make it as close to the route as possible. We want to keep it simple, and everything we do has a reason. Le basi degli esercizi è realizzare movimenti, effettuare movimenti che siano il più simili possibile alle tracce che facciamo e che non siano molto distanti da quelli, e fare le cose semplici, tenere le cose il più semplice possibile. So the first breaks we're going to talk about are the 90s. These are our digs and our square outs. La prima cosa che vediamo sono i tagli a 90 gradi, tutti quei movimenti che riguardano sia all'interno che all'esterno, i tagli ad angolo retto. First drill we're going to talk about is a snap down, then we'll work the top of the route only, then we'll put them together in a box drill, and then we'll show some clips of full square breaks. Allora, quello che vedremo è lo snap down, il primo drill, poi lo sequenzieremo con il top of the 90s, quindi l'ultima parte della traccia, per arrivare poi a fare il box e tutta la traccia completa. All right, so the first drill, this is our snap down drill. After this, you'll see a video of it done in game. Questo è lo snap down, vediamo prima il drill e poi vediamo una parte di immagini che riguardano una partita. This is really that first step that starts our break. It's the first and primary step that starts our deceleration or slowing ourselves down. Questo è il primo passo che inizia la decelerazione e il cambio di direzione, il break della traccia. So each of these cones are obviously a yard apart. On the other side, they're just doing it. So they'll be going snap down on their left. The next side, they're snap down on their right, and they'll get a ball coming out. Questi coni sono messi ovviamente, come possiamo vedere, a una yard di distanza uno dall'altro, e quindi faremo prima da un lato gli snap down
sulla destra e poi dall'altra parte gli snap down sulla sinistra e alla fine arriverà il pallone. Okay, so these are all different ages, so they're not going to look exactly the same, but there are certain things that we are looking for. Ci sono alcuni dettagli che vogliamo curare, anche se questi ragazzi sono di età diversa, però alcune cose le vogliamo in comune. I want my hips to sink, I want my nose over my toe, and I want my arms tight to my body. Le tre cose importanti di questa fase è affondare le anche, quindi farle scendere verso il terreno, avere il naso, avere quindi la testa sulla gamba in avanti ed avere le braccia vicino al corpo. Okay, one important thing here is a lot of guys will kind of just stay on their toes, but the smaller the surface area, the less force I can absorb. So I want all my spikes in the ground here. Alcuni giocatori preferiscono fare questo movimento con solo una parte del piede a contatto col terreno, quindi sull'avampiede. In realtà minore è la superficie a contatto col terreno, minore è la forza che assorbe, quindi dal suo punto di vista la cosa migliore è mettere tutto il piede a contatto con terreno per distribuire la forza su una superficie più ampia. Okay, now the other thing, and before we move on, you're not going to get everybody to look exactly the same. I can't expect this guy to look like Julio Jones, okay? I can't expect this guy to look like this 6'4" Division I tight end. But we are looking for those three things we spoke about. Are the hips sinking? Is my nose over my toe a little bit? And are my arms tight? In base alle caratteristiche dei giocatori non lo faranno tutti nello stesso modo, quindi non ci possiamo aspettare persone con abilità e con fisici diversi che abbiano lo stesso risultato. L'importante è evidenziare quei tre aspetti di cui abbiamo parlato. So here's an example of the snap down. Vediamo un esempio. This is frozen right before he's about to snap himself down. Questo è congelato prima del cambio di direzione. Nose over, hips sink, arms tight. Braccia vicine, le anche che scendono verso il terreno e la testa sopra la gamba in avanti. Now here's something that I'm going to talk about that is not coached very much and I'm not sure why. Adesso ci evidenzia una cosa che non viene insegnata a sufficienza senza sapere il perché non venga fatto. Okay? Once we start this snap down and we start our break point, that's when the race between corner and receiver starts. Allora, non appena il piede si pianta per effettuare il taglio, è il momento in cui inizia la gara tra il ricevitore e il defensive back. It's always a race from break point to catch point. E è sempre una gara tra il punto dove inizia la gara e il punto dove arriva il pallone. Chi arriva prima? Okay? So, from whenever we snap down, right now, it's really what is the best and most efficient way for me to exit this route? Non appena io faccio lo step down, qual è il movimento più efficace e migliore per uscire da quella posizione? And we're going to see this come up a bunch this presentation. I'm going to snap down here, okay? Here's my snap. My toe is forward. I have no indicator. My shoulders are square like I'm running vertical. Io sto facendo uno snap down, non sto dando indicatori perché nella fase precedente sto facendo il vertical stem, corro diritto, non do indicazioni di alcun genere. Now, if my next two steps stay square, it's really hard for me to get this hip open to run flat. Se i due passi successivi continuano a essere verticali, è molto difficile per me, ricevitore, riuscire a instradare le anche verso il taglio a 90 gradi. So after my snap down, I don't really want this toe pointed completely forward. I'd rather it kind of start to turn. Quindi non appena io inizio lo step down, vorrei iniziare con le punte dei piedi a inclinarmi verso la direzione in cui vado poi a effettuare il taglio. And you're going to see it here from Calvin Ridley.
I'll rewind it a little bit. You're going to watch his left foot here. It's not pointed forward. Piede sinistro di Calvin Ridley, che sta iniziando a girare verso sinistra. This next one is turned as well. That way he can just effortlessly run flat. E con il passo successivo ancora è in grado di iniziare un'accelerazione verso il punto dove andrà a prendere la palla. And we'll visit that again in a couple slides here. Lo rivediamo fra un paio di immagini. Okay, now here's the next progression of this drill, and this was about 4 months ago, and the drill has already changed for our guys because of all the film we've been watching. Questo è un altro drill, sono immagini di 4 mesi fa e questo drill è poi è stato un po' modificato perché dopo aver guardato le immagini. This is still a good drill, but now instead we just work on the foot I'm snapped on. I'll start here, and my next step will start to make that turn. That way I can run out of it. Quindi adesso sto iniziando a lavorare sul secondo passo e poi sul terzo che mi porta al cambio di direzione. Still a good drill here. We're working on driving out with this foot. I want to put force into the ground this way to be able to drive out this way. Quello che stiamo cercando di fare è di aggiungere pressione sul piede esterno per riuscire a spostare il corpo e la direzione di corsa verso l'interno. Okay, the big thing here is we're trying to eliminate. I want to eliminate change in height in my break point. Voglio eliminare la variazione di altezza nel punto di transizione. Whatever height I enter at, I really want to exit at. Qualsiasi sia l'altezza con cui entro in questo movimento, voglio mantenerla per tutto il cambio di direzione. If I'm rising up while I'm trying to break this way, it's too many force vectors. I'm going to be inefficient as I try to exit. I'm going to lose some energy. Se io mi alzassi durante la fase di cambio di direzione, aggiungerei delle forze al movimento che renderebbero il mio cambio di direzione meno efficiente. Okay? So the first drill we'll work is that snap down. This is our second drill that we'll do on days we're doing 90s. Questo è il secondo drill che facciamo, il primo è lo snap down, questo è il successivo che riguarda i tagli a 90 gradi. Now, one thing to be conscious of besides the change of height, I want to make sure that this foot gets in front of this foot. L'altra cosa su cui vogliamo mettere attenzione è che il piede su cui vado a piantare per fare il cambio di direzione sia avanti rispetto all'altro. What will happen is I'll get my feet next to each other and I can't clear this hip to get open because I have to round over the top. Whereas if my feet are staggered, this hip can open and I can push right off. Se io arrivo a fare il taglio con i piedi paralleli, con i piedi pari, si direbbe, ho difficoltà a instradare le anche nel cambio di direzione. Se io invece arrivo con i piedi sfalsati, riesco facilmente ad inserire le anche nella mia nuova traiettoria. I would have to round that to get through that hip. I disegni rendono l'idea. Okay, so now we'll progress to a box 90, and now we're working it all together. We're working that snap, and when we're sub-maximal, we want to work a snap 1-2 or a snap 1-2-3, 3 to 4 steps to get out of the break. Adesso con l'esercizio del box lavoriamo, aggiungiamo un altro pezzo della traccia con lo snap down 1-2 o snap down 1-2-3. Okay, all that's based on is what foot I snap down on. If I snap on my outside foot here, it's going to be snap 1-2. If I snap on my inside, it's going to be snap 1-2-3. Tutto il movimento cambia se io lo snap down lo faccio col piede interno o col piede esterno. Se lo faccio con il piede esterno avrò 2 passi per fare il cambio di direzione, se lo faccio con il piede interno i passi diventano 3. It's important when we're doing cone drills that our players understand we don't need to meet the demands of the cones. Go past them, break before them, rather than chopping our strides.
L'altra cosa, facciamo un drill, un esercizio con dei coni, insegniamo ai ragazzi che non vogliamo essere legati al millimetro al posizionamento dei coni. Se abbiamo bisogno possiamo andare un po' oltre o farlo un po' prima, l'importante è che non accorciamo i movimenti, la lunghezza dei passi con i piedi. They are simply landmarks, there are no cones on a football field. Ci sono semplicemente dei segnaposto, non ci sono coni durante una partita. So you'll see him here work his snap, 1, 2, open. Quello che vediamo qui è Snap, snap, 1, 2, 1, 2, open. apri. Snap, inizio a rallentare, 1, 2, apro. So now we'll always finish with the full route, okay? We'll never just do cone drills and not progress to full route. Dopo aver fatto tutti questi bei drills, vogliamo finire con la traccia completa. Non facciamo mai una serie di drill che isolano dei movimenti senza arrivare alla fine con la traccia completa. If it doesn't translate to the route, we should not be doing it. Se il movimento che abbiamo fatto non si inserisce in una traccia, non dovremmo farlo per niente. So we're going to dive deep into a 90-degree break right now. E adesso vediamo esattamente come vogliamo fare una traccia con un taglio a 90 gradi. This is a 14-year-old kid. We're going to watch him drop his weight, sink his hips, and snap down really, really well. Vediamo sto ragazzo di 14 anni come rallenta, come affonda le anche e fa il cambio di direzione. Okay, now, as we Molto bene. spoke about, I don't want to overload him with feedback early on. Come abbiamo detto all'inizio, non vogliamo sovraccaricarlo con indicazioni, con correzioni in questa fase. All we've been working on is the foot cadence of snap, 1, 2, 1, 2, 3, whatever he uses. That's all we've been working on up till this point. Le uniche cose importanti in questa fase è snap down 1, 2 o snap down 1, 2, 3. Stiamo semplicemente lavorando su questo. Okay, so you'll notice his arms flailing. I didn't make a comment about these because if I start commenting about his arms while we're working on his legs, they're both going to look like shit. In realtà ci sarebbe qualche problemino con le braccia, se però qui inserissimo una correzione sul movimento delle braccia mentre stiamo lavorando e ponendo l'attenzione al movimento delle gambe, lui diventerebbe confuso e sbaglierebbe l'una e l'altra. Okay, we're going to see him kind of have a hard time opening up this right hip, right? Like it's still coming forward as he's breaking off of this outside foot. Vediamo che ha qualche difficoltà nell'aprire le anche verso la direzione in cui deve andare, dal momento in cui pianta questo piede adesso. That's where the rotation we spoke about, which we're going to get into, comes into play. E questo è dovuto al fatto della mancanza di rotazione che abbiamo accennato e che vedremo meglio più in dettaglio. So here's the rotation. You'll notice this young man, who's also a 14-year-old, he's going to run right out of his break. Questo ragazzo che ha anche lui 14 anni, vediamo come effettua la rotazione, lui corre direttamente al punto di taglio. There's a flaw here that we refer to as an indicator, which can be fixed. Lui sta dando delle indicazioni prima di effettuare il taglio e su questo dovremo lavorarci. We always say we want to enter square, okay? So up until I pull myself down or I start dropping my hips, my shoulders are square and I'm not leaning. Well, you can see here, there's a slight lean, which can allow a DB to drive this early. Come possiamo vedere da questo fermo immagine ha già iniziato a inclinare le spalle. Abbiamo detto che vogliamo mantenere le spalle parallele alla linea di scrimmage fino all'ultimo momento. Invece in questo caso sta già dando la possibilità al defensive back di sapere dove sta andando. However, watch how effortlessly he's going to run out of this, because rather than being square here, once he drops or snaps down, every other step starts turning him into his break.
Nonostante questo, però, vediamo come riesce a effettuare in maniera fluida questo taglio senza ulteriori sforzi, perché inizia a inclinare i piedi verso la direzione del taglio. Al momento in cui fa lo step down, guardate il piede destro, adesso fa lo step down ora. Because sorry, Coach Boch. Yeah, go ahead. Because right now the race has begun. Okay, the DB has identified and seen the hips drop a little bit, the snap down a little bit. So now the race has begun. So the steps coming after this are irrelevant. It's how can I get out? In questo momento sta iniziando la gara, la corsa. Quindi il defensive back si è reso conto che c'è un cambio di direzione e adesso lui deve essere il più efficiente possibile per andare nella direzione finale e battere il defensive back. And you'll see him, this foot is no longer pointed directly forward, it's turned a little bit. Vedete che quel piede esterno non punta più verso l'end zone, ma si è inclinato. Here's an NFL example. Questo è un esempio NFL. Watch how violently he's attacking in his vertical stem. Every vertical stem, every stem is a sprint up until break point. Guardate com'è violento, come corre molto veloce nello stem iniziale, nel gambo della traccia. Okay, watch him snap down. Adesso fa lo snap down, eccolo lì. Nose over, hip sink, arms tight. Braccia vicine, le anche affondano, la testa è sulla gamba avanti. Now let's watch his foot placement and how he rotates his shoulders and hips to run out. Il posizionamento dei piedi e come ruota le anche e le spalle. This is angled. Questo è angolato. The next step is angled. Il successivo è di nuovo ancora più angolato. His hips are now angled, his shoulders are now angled, and he's able to run out of this break. Le spalle sono angolate, le anche sono angolate e lui riesce facilmente a uscire da questo break, da questo punto. And here's an example. We started doing groups of 2 or 3. There are 2 brothers here, so this is why it's a group of 3. Here's an example of that rotation. Questo è un esempio di quella rotazione, lo stanno facendo con 2 fratelli, per quello sono in 3. So you'll see him violently snap. Guardate come... Now watch his shoulders, hips, and feet start turning him into his break. Guardate come entra fino al momento dello step down che ha una velocità massima e dopo inizia a inclinarsi e riesce a uscire in maniera pulita da quel taglio. Okay, so this is a violent snap, and I'm running straight out of it. He got out of this break in 0.75 seconds. Guardate come è arrivato in velocità a quel break e come è riuscito ad uscire da a cambiare direzione in 0,75 secondi. The average defensive back break time is about 1 to 1.1 seconds. La media dei defensive back varia da 1 a 1.1 secondi. And that's at the elite level. E questo è a livello italiano. So now we're going to progress to 45s, which are our curls and comebacks. Go ahead. Adesso vediamo i tagli a 45 che riguardano i curls e i comebacks. We'll work the same snap down drill we do. We'll work a top 45, and then we'll work some my favorite drills, which I'm going to dive deep into. Adesso di nuovo iniziamo con lo snap down, iniziamo con la fine della traccia e l'inizio del movimento a tornare indietro e un'altra parte che riguarda i suoi drill favoriti e li svisceriamo. So here's an example of it in a full route. Here's Julio Jones. He's going to snap and work back downhill. Vediamo di nuovo Julio Jones che esegue la sua traccia, fa lo snap down e si porta verso l'esterno. Here's our snap down drill that we saw already. Stesso snap down drill che abbiamo visto prima.
So now we're going to work that top 45 just like we do the top 90. E adesso facciamo la parte finale della traccia del cambio di direzione nello stesso modo con cui abbiamo fatto la parte finale del 90 gradi. And Coach, I'm going to talk through the drill, how we modified this step by step. So let's do that together, okay? Adesso cerchiamo di farlo in sincronia con lui, descrivendo il drill per come è stato modificato. Okay, so let's imagine the cones are set up like this. Immaginiamo che i coni siano posizionati in quel modo lì. Rather than setting up on this last step, I'll start with my snap down foot. Invece di essere posizionato come è adesso questo giocatore, che sarebbe proprio la parte finale dello step down, iniziamo dal passo di step down. So I, the coach, will have them, I'll say snap, they'll fall into their snap down. Quando il coach dice snap, il giocatore esegue lo snap down, il passo di snap down. We have the nose over, the hip sink, the arms tight. E vogliamo avere le stesse tre cose di cui abbiamo parlato. I will then say one, and they will move that next foot at that angle, and their shoulders and hips will start rotating with it. Non appena dice uno, il giocatore inizia a muoversi ed inclinarsi verso la direzione in cui deve tornare indietro. I will then say two, and that next step will come through, and it'll also turn their shoulders to run out of the break. Il coach dice due, quindi verrà il secondo passo dopo lo snap down e la parte di inclinazione dei piedi, delle spalle e delle anche sarà ancora maggiore per iniziare il movimento di ritorno indietro. I will get footage of that drill for anybody that wants it this upcoming week. Regardless, this drill that you see here is still a very good drill to do before this, the one I just discussed. Quello che abbiamo descritto è la versione nuova del drill, per chi è interessato è in grado di fornirglielo la prossima settimana. Adesso vediamo la versione precedente che in ogni caso rimane valida. So we're really looking for the same things here. The top 90, I want to eliminate change in height. I want my arms tight to my body. Obviously, everybody's going to look a little different because they're at different stages. I punti di attenzione sono sempre gli stessi, non vogliamo variazioni di altezza, vogliamo le braccia vicine al corpo e qui vediamo degli esempi molto diversi anche perché questi ragazzi hanno un livello di esperienza diversa. The importance of eliminating change in height. You're going to see this young man, this is his first session. He's going to get really tall and he's going to get stuck. Vedete l'importanza di eliminare le variazioni d'altezza in questo ragazzo che è proprio all'inizio e si alzerà e il suo movimento sarà molto approssimativo, rimarrà, eccolo lì, abbastanza bloccato sul taglio. So we'll watch him do it and then the kid after him and you'll see a significant difference on how they get Guardiamo out la of differenza that tra questo ragazzo e il successivo che sarà una differenza molto significativa. Lui è un ragazzo con poca esperienza. Much less time in the break. Ci mette molto meno per fare quel break. Okay, so we're going to take a look at the rotation we speak about again. Okay, this is Tyreek Hill here. Vediamo la rotazione di cui abbiamo parlato a un livello più alto. He's going to enter his snap down square. Sta entrando il passo di snap down abbastanza parallelo. Everything's pointed forward. No indicator. Non ci sono indicazioni fino a questo momento. Not that matters because Kevin King is ready to shit himself with Tyreek Hill running at him. Anche se il defensive back sta guardando da un'altra parte, non avrebbe avuto alcun effetto. Okay, so he's going to start to turn his feet, his hips, and his shoulders towards his break point. In questo momento inizia ad effettuare il cambio di direzione inclinandosi verso il lato dove andrà a eseguire la traccia. And I'm going to try and give you guys a visual on the importance of this, but I'll draw it first and I'm going to stand up and give you a visual of it. If I'm trying to go ahead, coach. Cercherà Mike di darci un'immagine visuale dalla sua webcam
di quello che ci sta illustrando. So just for discussion, we're going to say, let's say I'm running a curl and I'm snapping down on this left foot here. Supponiamo che stesse correndo un curl e che inizio lo step down col piede sinistro. And my quarterback is here. E il quarterback è alla mia destra. If I continue square, it's a lot harder for me to get this hip open all the way around. And I don't even know if I could put the proper force in the ground to get back to the quarterback straight. Se i passi successivi allo step down continuano a essere verticali, avrò molta difficoltà sull'ultimo passo a portare le mie anche e le mie spalle verso l'interno. There's nothing I can do but round it. Non c'è niente che io possa fare se non arrotondarla, cioè stondarla. Okay? Now, when I snap down, and it has to be square, I don't want any indicators, and I start to turn my feet a little bit, now there's much less I need to open up my hip to get back downhill. Se quando inizio a fare lo step down, mantenendo le spalle parallele con i piedi, inizio a inclinarmi verso l'interno, arriverò all'ultimo passo e mi sarà molto meno difficile a riportare le anche e le spalle verso il quarterback. And we're going to see this right now, and this is almost an exaggeration of it. Quello che vediamo adesso è quasi un'esagerazione. Now he's completely turned here. This is an absolute exaggeration of it. It doesn't have to be this much, but he's just effortlessly able to just sprint out of his comeback here. Lui è quasi completamente girato, è proprio un'esagerazione, però riesce ad ottenere l'effetto desiderato. So here's a drill. We'll work that drop, that ability to violently sink our hips, running as fast as we can, sink our hips. But before we do it at full speed, of course, we have to do it at a lower speed. Questo è un esercizio che ci serve per imparare a girare violentemente le anche verso la fine della traccia e affondarle violentemente, fare il sinking delle anche violentemente. Questo viene fatto al 100%, ma prima di riuscire a farlo al 100% dobbiamo eseguirlo e impararlo a una velocità inferiore. Okay, so we call this the weight drop drill. We'll start with short drops. So we'll put the cones there, 3, 3, 4, 4, 4, and 5, I believe. Questo iniziamo con dei passi corti fino a allungarli, che credo sono 3, 4, 4 piedi o yards. Are they, yards. Ok, allora, 3 yards, 3 yards, 4 yards, 4 yards, 5 yards. In this drill, we will work a foot cadence. And what I mean by that is, if I'm on this side, I'm working right, left, right, or snap, 1, 2. If I'm on this side, I'm working left, right, left, or snap, 1, 2 at each cone. Su questo drill lavoriamo su quello che si definisce foot cadence, quindi vogliamo muoverci con un ritmo e indicandolo come o sinistro-destro sinistro o snap 1-2 che abbiamo descritto prima. Okay. And then they'll finish with a 45 at the top. E dopo l'ultimo tratto facciamo il taglio a 45 per tornare verso il pallone. Okay, really important. When we're going sub-maximal or less than full speed on drills, we have to make sure that we are mimicking what it would look like at full speed. Quando facciamo degli esercizi che sono eseguiti a una velocità inferiore alla velocità massima, dobbiamo agire, dobbiamo muoverci nello stesso modo in cui ci muoviamo alla velocità massima. Okay? What I mean by that, here's a guy mimicking what it would look like at full speed on the right of your screen. Quello che vedete sulla destra sta cercando di riprodurre quello che farebbe a piena velocità. When you look to your left of your screen, here's a guy that's able to do something in this drill that if he's running a 12 or 15 yard comeback at full speed, he will not be able to do. Invece a sinistra vediamo un ragazzo che
se stesse correndo una traccia a piena velocità, 12-14 yard, non riuscirebbe a eseguirla in maniera corretta. There is nobody in the planet, except maybe Chad Johnson, who's not playing anymore, but he's a unicorn, that can get out of a 12 or 15 yard curler comeback with one step like you see here. Non c'è nessuno su questo pianeta, ad eccezione di Chad Johnson, che non gioca più, in grado di uscire a piena velocità dopo 12-14 yard in un solo passo da questo tipo di traiettoria. However, since the drill is shortened, it's not full speed, you can get away with it here, but it'll have no translation to running the full route. Il punto è che a questa velocità e in questa breve distanza ci potremmo anche riuscire, ma se lo eseguiamo in quel modo lì non ha nessuna traduzione, non ha nessuna utilità per la traccia corsa in situazioni di partita. And as we mentioned previously, if the drills don't translate to the game, throw them out. There's no use of them, get rid of them. E come abbiamo detto prima, se il drill non serve a qualcosa che poi facciamo in partita, buttatelo nel cestino perché non ha alcuna utilità. Now here's the progression. So we go snap down, we go top, we go short drop, now we go long drop. E adesso vediamo la progressione di tutto quanto. Okay. So now the cones are spaced about anywhere from about 6 to 8 yards. There is no foot cadence, okay? The older guys will feel more comfortable snapping, but we don't care. We're attacking the cone in our vertical stem, violent sudden drop of weight. Attacking the cone in our vertical stem, violent sudden drop of weight. Quindi adesso ci sono delle distanze diverse, un po' più ampie, non abbiamo nessuna foot cadence, stiamo attaccando lo stem verticale, il gambo iniziale alla massima velocità, vogliamo arrivare in fondo e eseguire la traccia. Attack, drop. Attack, drop. Attack, Boom. drop. And then we're going to finish with the route at the top. Once again, even at the route at the top, as the closer we get to full speed, the thinking gets eliminated. We want these guys to be able to just be football players, be athletes. Anytime we're close to max speed or max effort, just go, drop your weight, get out of it. E questo vediamo la parte finale con il movimento finale della traccia e lo vogliamo vedere il più possibile alla velocità massima, perché vogliamo essere giocatori di football, quindi essere naturali ed eseguire. And here's just the same drill, just a different angle of it. Stesso drill ripreso da un angolo diverso. These are 13 and 14-year-old kids you're about to see. Quelli che state vedendo sono ragazzi di 13-14 anni. This kid is a FCS stud receiver. Questo è un ragazzo che nell'FCS, quindi nella seconda divisione, è un ricevitore di primo piano. You'll see how violently he attacks this. Attack, 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 drop, run out of it. Guardate come attacca la parte finale violentemente, riesce a scendere di peso e tornare indietro. Really nice route. And then here's an example of it, full route, okay? Full route here. Questo è un esempio della traccia completa. You're going to watch him snap down, square, starts leaning as he snaps. I'd like him to be more square in the snap down, but this is what I mean by starting that rotation. Vediamo che sullo snap down non è abbastanza parallelo, ma immediatamente dopo inizia a girare anche le spalle. Ci piace però come sta inclinando i piedi. And now that inside part of his ankle is pointed to where he wants to run back to. E in questo momento la parte interna della sua caviglia sta puntando esattamente a quello che è il punto verso cui vorremmo tornare indietro.
that inside ankle bone, the malleolus in English. I don't know the translation. Malleolo, il malleolo della caviglia punta a... Cazzo. Perfetto. Okay, so we want that realistically, like the easy coaching point of this is I want that pointed to where I'm running out to. Sono dei coaching point, delle indicazioni molto semplici. Voglio che il malleolo punti esattamente a dove devo correre io alla fine della traccia. We call it the ankle eye. My ankle eye, if my foot is this way, my ankle eye is pointing this way, that's where my hip is going to open to. Quindi se il mio piede fosse diritto, per intenderci, il punto che indica il malleolo sarebbe a 90 gradi e io non riuscirei mai a girare le anche per tornare verso chi mi lancia il pallone. Now, what I mean by that is, Guardate la webcam adesso. If I'm running a curl, okay, and the quarterback's in here to my, I don't know what it looks like on the screen. Yeah. He's in here to my my right. I don't know what it is on the screen. And my feet are pointed straight forward. I can't get this hip back to him. Se i piedi sono dritti, verticali, e lui ha il QB alla sua destra, quindi alla sinistra del nostro schermo, le sue anche non riusciranno mai a girarsi completamente verso la sua destra. So now when this foot hits on the ground, I'm going to end up rounding this route. Quindi quando quella gamba va a contatto col terreno, per riuscire a fare quel movimento io inizio a effettuare un cerchio, a stondare il movimento. However, now when I snap and that next foot starts slightly turning me, this next foot starts slightly turning me, I can open this hip right back to the quarterback. Contrariamente, se sul primo passo dopo lo step down io inizio a inclinarmi, il passo successivo mi inclino ancora di più, mi metto in una posizione in cui le anche hanno possibilità di girarsi verso chi mi lancia il pallone. Now you may say, well, Coach Mike, he's not working back to you right now. Well, there's nowhere in football where the quarterback is 2 yards away from the receiver. This is just because my arm's going to fall off. E potreste avere un'eccezione e dire, ma non sta mai tornando indietro verso chi gli lancia la palla. No, questa è una situazione anomala. Chi lancia il pallone non è mai a 2-3 yard da chi deve riceverlo come in posizione iniziale. And then here's another example of it. Vediamo un altro esempio di traccia completa in questo caso. And just a coaching point here, like I need to bring up, wherever this football goes, my eyes have to go, right? So like that ball's over my head, my chin better snap so I don't lose sight of it. A lot of guys will drop balls because they'll still be looking at the quarterback while the ball's above their head. Quindi questo è un altro piccolo coaching point perché la palla è lanciata molto alta. Quindi se il pallone è sopra di voi, i vostri occhi vanno verso la palla, quindi io devo alzare la testa e questo mette il mio corpo in una posizione che mi dà la possibilità di andare a prenderla. Okay, so wherever the ball goes, my eyes go. I like to think of it as a string from my nose to the football. Yeah, that's what I've been told from a coach. Align your nose to the toes of football. L'idea è quella di allineare il vostro naso e creare una linea retta tra il vostro naso e la punta del pallone, il naso del pallone. And here are some examples. Qui ci sono Michael alcuni Gallup esempi. at the bottom of the screen. Attack, attack, attack. Snap, run out of it. Guardate in maniera violenta arriva all'ultimo passo, al passo in cui inizia lo snap down. And this is the best comeback of all time. Questo è il miglior comeback di sempre. Drop, run out of it. Guardate come scende con le anche, boom. The biggest thing here is how well he sells vertical. There's nothing to tell this corner that this is not going to be a deep ball. E il capolavoro in questa traccia è come sta vendendo la traccia verticale. Non c'è mai una minima indicazione
che dica al defensive back che sta facendo un break verso l'esterno. And we don't cover this in this presentation, but we call this a peek technique, where we kind of peek for the ball right before we break. Non parleremo di questo in questa presentazione, ma lo sguardo verso l'interno viene chiamata peek technique, cioè io do uno sguardo verso il pallone e poi vado dal lato opposto. So we're going to dive into speed cuts now. So really digs and outs, but the speed cut, we don't teach it as a route. It's really a type of cut to win. Adesso andiamo nello speed cut. È un movimento che non insegniamo come traccia, ma è come un movimento per vincere, un movimento che poi possiamo abbinare a più tracce. Don't mind my drawing here, but for example, if I'm running a 6-yard quick out and my cover defender's at 12, whether pre-snap or bailing to 12, I'm not breaking down at all here. Se io sto correndo una traccia, un quick out a 6 yard e il difensore che mi copre è a 12, non ho alcun bisogno di fare un break cut, cioè il movimento che abbiamo appena visto. I'm just attacking and rolling off that foot. No movement. Al posto di quello eseguo un movimento che mi porta a fare la rotazione alla massima velocità nel modo più fluido e nel minor tempo possibile. So we're working, and the biggest thing here is there are no indicators. So as the only way these get covered, okay, so we'll use this cut when there's cushion at our break point. The only way it gets covered is by giving this DB an indicator. Quindi se noi non diamo nessuna indicazione, non c'è modo che venga coperta questa traccia, perché la eseguiamo solamente quando abbiamo lo spazio per farlo. Contrariamente, se vengo coperto vuol dire che ho dato delle indicazioni in anticipo a chi è in copertura per capire cosa sto facendo. So we'll work sub-maximal to quicks, loop drill, and then full deep outs. Andiamo a vedere queste tre tecniche, sub-maximal to quick. Okay? Now, so here's our sub-maximal to quick drill. Okay, so this drill should not be full speed. The guys are kind of jogging. What we're really working on here is no change in stride. Once that inside foot hits, we just roll right off it. Allora, iniziamo questo drill in cui non vogliamo andare alla velocità massima, ma il punto di attenzione è non cambiare la lunghezza dei passi. It's important that these cones have a vertical displacement and a horizontal displacement. È importante che diamo alla disposizione dei coni una parte verticale e una parte orizzontale, quindi disegniamo il percorso che deve eseguire il giocatore. Because this speed cut is like turning on a bike. I'm not getting flat immediately. Ricorda un po' il movimento di quando sterziamo con la bici, no? Vogliamo eseguire una curva, non è un movimento secco, netto. So if I were to have a bike here and I have handlebars, if I turn, I can't get flat immediately. I'm going to end up getting width and depth. Se avessi una bicicletta con il manubrio, nel momento in cui decido di cambiare direzione non riuscirei a farlo in maniera netta a 90 gradi, ma attraverso una curva che mi farebbe guadagnare profondità e ampiezza, e quindi spazio verso l'esterno. Now, the older guys, I'll treat these as two quick outs. They won't tempo the drill, which is fine because they've done it 1,000 times. Sorry, go ahead, coach. Questi ragazzi lo stanno trattando come un quick out e lo stanno facendo in maniera veloce, l'hanno fatto 1000 volte. What we are looking for as this right foot or inside foot hits to roll us over, I want my chin to my shoulder and I want this elbow to rip back, to pull me downhill. Allora, nel momento in cui il mio piede interno è a contatto col terreno, il piede esterno sta portandosi inclinato fuori, io voglio avere la testa sopra le mie spalle e portare il gomito indietro, quindi andare a cercare il pallone sopra la mia spalla esterna in questo caso.
A lot of times guys will roll this thing over and they'll just keep drifting this way. And that's interception city, or you're going to get your head taken off. Alcune volte sti ragazzi iniziano a fare il movimento e poi continuano a guadagnare profondità e lì ci esponiamo a una rimonta da parte del defensive back molto facile. Invece vogliamo eseguire la curva completa stondata. If we can, we want to end up getting flat out of our cut. If not, ideally we're finishing a little bit negative to help the quarterback. Quindi il movimento ideale è quello di eseguire la curva, tornare paralleli alla linea scrimmage. Se proprio non dobbiamo essere paralleli, perdiamo un po' di terreno, essere negativi. So the structure of this drill, it's two ways. So we have guys on this side going this way, guys on this side going this way. That way there's a lot of reps for everybody. La struttura di questo drill è: attrezziamo due stazioni di coni, una da una parte, una dall'altra della linea di scrimmage ideale, in modo che riusciamo a lavorare in entrambe le direzioni senza avere troppo spostamento e fare un sacco di rotazioni. So they'll be jogging here to roll over, and then they'll go full quick out, full speed, and get a ball out of this rep. Quindi facciamo la parte interna in jogging, dopo andiamo su quest'altro cono e la eseguiamo in maniera più veloce. And then they'll go on the other side and do the same thing the other way. Finito questa parte, vanno dall'altra parte e lo fanno verso destra. Boom. Il passo successivo è l'altro cono. Eccolo qui. So now here is our loop drill. This is something I would try not to do with younger guys. The junior team, probably, this is too much for them. Senior teams definitely could experiment with this a little bit. Questo loop drill che vediamo adesso probabilmente non è adatto ai ragazzi che hanno iniziato da poco, alle giovanili, con i ragazzi alle prime armi. Va benissimo per i senior team perché è piuttosto impegnativo. Okay, so we're really just working two speed cuts in a row here. Stiamo cercando di fare due speed cut di fila. Things we're looking for. No chop strides. I'd rather them go past the cones to maintain that normal stride and getting back square out of the first speed cut. I primi due punti su cui mettere l'attenzione è il non cambiare la lunghezza della falcata della corsa e rimanere paralleli alla linea di scrimmage per eseguire la seconda. Quindi non vogliamo diminuire di velocità e non vogliamo accorciare i passi. You'll see he does a nice job squaring up before rolling it over again. Prima di fare il secondo cambio di direzione, come si è messo in maniera verticale. Now this cut, we're going to talk more about this cut. This is a less is more type of deal. The more time I spend on the ground here, the more force I put into the ground, the more I give a head stick, the longer I'm going to spend on the ground. Quindi più tempo io rimango a contatto col terreno, più riesco a dare la forza al movimento della testa e a tutte le altre componenti di questo cambio di direzione. This is 5 yards of separation at the top. You ask any quarterback, any offensive coordinator in the world, if 5 yards of separation is a lot, every one of them is going to beg for 5 yards of separation. Qui vediamo, abbiamo 5 yard di separazione. Qualsiasi coach nell'NFL festeggia quando vede 5 yard di separazione. So fuck this guy right here. We're rolling off this foot. If the ball's on time, he's late every single time. Stiamo cercando di fregare il giocatore cerchiato. Se il ricevitore esegue il movimento correttamente, la palla al timing giusto, non c'è modo di coprirlo sto movimento. The only way this gets covered is if I tell this guy right here what I'm doing by giving him an indicator. Se vengo coperto è perché in questo esatto momento qui sto indicando al difensore qual è la mia intenzione.
Keyshawn Johnson does a nice job. Vertical, vertical, vertical. Roll it over. Però questo signore Keyshawn Johnson esegue la traccia in maniera corretta. Guardate com'è verticale, boom, fuori. Okay, and there's so much separation here at the top. He doesn't even really finish negative very well. He kind of keeps drifting. But since the DB gave so much cushion by alignment, it's pitch and catch. È dovuto dal fatto che lui ha talmente tanto spazio tra lui e il difensore, non finisce la traccia neanche molto negativo, neanche a perdere terreno, perché ha talmente tanto vantaggio. We like to refer to this as routes on air, okay? Speed cut, outbreaker versus cushion, outbreaker versus access. It's routes on air to us. This route that he's running right now is no different than we run routes on air in practice. Questo è la stessa cosa di quando eseguiamo routes on air come un drill di allenamento, perché c'è talmente tanta distanza che non c'è differenza. Pitch and catch, routes on air. Attack, 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 roll. Now, what I meant by jabbing outside, head outside, notice how this Darryl Jackson Super Bowl about, 12 years ago maybe, probably more actually. He's just in full attack mode, doesn't give anything with his head and shoulder, just rolls off that inside foot. This guy's going to be late every single time. So the big thing here that I love this clip is he does not give any head stick. He doesn't give any jab. He's just straight through the DB and rolls it right over. And due to the cushion, okay, this is 6 yards of cushion right now. At the break point, it's 5 yards of cushion, maybe more. Tough to tell where the corner is. La cosa bella di come viene eseguita questa traccia è che non c'è nessuna indicazione, assolutamente, fino all'ultimo istante sta correndo diritto, ha un sacco di separazione, ci dovrebbero essere 6-7 yard, al punto del taglio ce ne saranno almeno 5, non riusciamo a capirlo, però c'è tutto lo spazio per eseguire la curva verso l'esterno. There's nothing to tell this guy right now. This is right before he rolls it over. Nothing to tell the corner that a route is coming. Non c'è niente, assolutamente niente, che stia comunicando al difensore che cosa sta per fare. And here's our guys running deep ones. This is a 13-year-old kid. Attack, 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 roll. Vediamo come lo eseguono questi ragazzi di 13-14 anni. Attack, roll. Guardate come i piedi continuano ad andare con la stessa lunghezza. So even that head is too much to me. We don't need to give this. Just roll right into it. Questo movimento della testa per lui è anche troppo, non ne abbiamo assolutamente bisogno. Doesn't mean it's a bad route, just means it could be more efficient. Non vuol dire che è una traccia eseguita male. Semplicemente possiamo essere più efficaci. Here's an example of Michael Thomas right here. He's number 3 in the trips. Vediamo Michael Thomas, il terzo ricevitore, quello più interno. Okay. Attacking vertical. This is frozen right before his speed cut. Nothing to tell. His DB's got so much cushion that he's not even on the screen right now. So we don't need to break down. Just roll it over. Lui ha fatto talmente bene la parte iniziale, non dando alcuna indicazione, che c'è così tanto spazio e non c'è bisogno di fare un break cut, ma semplicemente un roll, una rotazione e andare verso l'esterno. Okay, there's nothing to tell the DB that a break is coming. He just rolls right out of it. Niente che dice al DB che sta per cambiare direzione. Pitch and catch, routes on air. So what happens when we start? Sorry, go ahead, coach. E questo è come pitch and catch, quello che diciamo è le tracce contro nessuno. Giochiamo al parco. What happens when we start giving an indicator, okay? Che succede se invece iniziamo a dare delle indicazioni? Right now, there is a
6 yards of separation. Adesso il ricevitore in alto a sinistra ha un vantaggio, una separazione di circa 6 yard. But watch this receiver start leaning early. Ma guardate questo ricevitore che inizia a inclinarsi, a comunicare la direzione verso cui sta andando. He has not even started his cut yet. Non ha neanche iniziato il taglio, il cambio di direzione e già si capisce cosa sta per fare. His right foot just hit the ground to roll over and the DB is already out of his break. Non appena il piede destro tocca il terreno per effettuare il rollover, il defensive back è già in movimento verso quella parte. But if he just stays on his vertical path here and rolls off this right foot or inside foot, this is going to be a completion. Se invece fosse stato diritto e avesse eseguito la sequenza di movimenti con i piedi in maniera corretta, sarebbe stato un completo facile. So we'll get into, it seems like we have a little bit of time. We'll return to slants based on what time we have left. Yeah, I think we can handle that. We have 3 more things to go through. I want to go over these first, though, before we get to slants. Okay. So this is a way to win with our feet. It could either be at the line of scrimmage or at the top of the route. These are our jabs or that crossover. I'm sure you guys have heard from different Instagram accounts or different videos. The alignment of the DB, the alignment of the DB is going to determine where we do this. Queste sono delle tecniche jabs o crossover che possiamo usare sia all'inizio sulla linea di scrimmage o in fondo alla traccia, e sono delle tecniche che ci aiutano a vincere contro i difensori. Magari le avete già viste sul suo account Instagram o da qualche altra parte. It is a rapid shift of weight from hip to hip. Quindi vogliamo identificare l'allineamento e capire dove vogliamo attaccare, dove vogliamo uscire, e poi vogliamo usare lo spostamento del corpo se ci troviamo a contatto, e spostarlo da un'anca all'altra. Our foot, our hip, our shoulder and our head are all moving together. I piedi, le anche, le spalle e la testa si devono muovere tutte quante insieme. And we have to be patient as we execute it and sudden when we make our jabs. E quando usiamo queste tecniche dobbiamo essere sia pazienti che improvvisi, che decisi, devono essere movimenti rapidi. A lot of times guys will rush these jabs or this crossover because their internal clock is moving 100 miles a minute. You have more time than you think. Molte volte succede che l'orologio interno del giocatore gli mette fretta e fa sì che tralasciamo dei passaggi di queste tecniche. Invece dobbiamo essere pazienti, abbiamo più tempo di quello che immaginiamo. Here's an example at the top of the route. Questo vediamo l'esempio di un movimento alla fine, nella parte finale della traccia. Here's an example at the line of scrimmage. E questo è un esempio all'inizio. So we'll start out, so we teach these very sequential. I have a circuit that we work, and it's really worked wonders for our guys. Questo è un movimento, una tecnica che si insegna in maniera sequenziale. C'è un circuito di esercizi che lui usa e dal quale ha avuto degli ottimi risultati. It's continuous, so everybody's getting a lot of reps. In about 10 minutes, guys get 3 reps each side. In 10 minuti tutti i ragazzi riescono ad avere 3 ripetizioni da entrambo i lati, perché è un esercizio continuo. Okay, so we'll start off with ladder single jabs. Quindi iniziamo con un passo jab laterale singolo. I don't like the ladder very much, but I like it for this because of this black line here. It forces guys to get their foot, their hip, their shoulder, and their head to all cross this black line when they make their jabs. Anche se non gli piace molto la scaletta, in questo caso è molto utile perché la riga nera del bordo costringe i ragazzi a portare il piede, l'anca,
tutta la parte del corpo attraverso quella linea nera. Sorry. So I'll have them go halfway through the ladder on one side, halfway through the ladder on the other. Quindi facciamo metà del gruppo da una parte e esegue un lato, l'altra metà del gruppo su un'altra scaletta e fa l'esercizio dall'altro lato. We'll then go right out of the ladder, from ladder singles to moving singles. L'esercizio successivo è usciamo dalla scaletta con il piede singolo a un esercizio in cui è in movimento con un passo singolo fatto con i coni, come vediamo. Foot, hip, shoulder, head, all together. Le 4 componenti del corpo devono lavorare insieme: il piede, l'anca, la spalla e la testa. And we're working on pushing off of this inside part of our foot. E stiamo cercando di lavorare per sfruttare la pressione sulla parte interna del piede. That inside edge or arch of our foot. La parte interna, l'arcata del piede all'interno. So we'll go from ladder singles, running singles, right to line of scrimmage doubles. Quindi siamo andati da line singles con la scaletta a il moving singles con i coni e adesso andiamo sulla linea di scrimmage col doppio movimento. From line of scrimmage doubles, right to line of scrimmage triples. E dal doppio movimento della linea di scrimmage al triplo movimento sulla linea di scrimmage. The cones are landmarks. I like to put them wider than they really would put their feet because it forces them to move with their jabs. I coni sono semplicemente dei segnaposto e preferiamo metterli un po' più larghi per fargli esagerare i movimenti, per far sì che allarghino ste gambe. A lot of times guys will rush their jabs and they'll just put them down right here and they'll really just be kind of running in place. Perché spesso e volentieri i ragazzi fanno i movimenti jab quasi sul posto, quindi è come correre sul posto. Cioè vogliamo che il peso e anche le spalle si spostino lateralmente. Then we'll go right to running doubles. E da qui andiamo in running doubles, quindi in movimento senza i coni. These guys really have freedom of the speed that they're executing this. It's whatever they're comfortable jabbing at. E i ragazzi hanno completa libertà di eseguirlo alla velocità che vogliono, mentre corrono, quando vogliono. Boom, boom, boom. We're looking for that violent shift of weight from hip to hip. La cosa che valutiamo è la violenza dello spostamento di peso da un'anca all'altra. And then we'll add an external cue where somebody's in front of them, giving them a view of a DB. Un altro elemento che aggiungiamo a questo tipo di esercizio è mettere una persona davanti che gli simuli un defensive back. Here's an example. It's Cooper Cup. We'll move over so there's a better view of it. Cooper Cup right here. He's working it at the top of the route. This is really, really big against catch technique. A yard or two above our route depth. Quindi vediamo il giocatore che sta usando questa tecnica alla fine della traccia. If I were to just break flat here, he's going to snatch it. If I were to just roll over here, he's going to snatch it. So I need to give him something to freeze him or pull him this way as I break this way. Se lui avesse fatto un taglio secco, un taglio arrotondato, il defensive back l'avrebbe schiantato. E invece essere paziente per far sì che il difensore si muova gli dà la possibilità di liberarsi con un movimento di jab. Lo congela in quel momento.
Okay, there's a few things we need to discuss in the timing of these. Where am I in the progression, right? Where am I in the progression? Is it blitz? What is the down and distance? How deep is my route? The shorter my route, the more patience I could have in my jabs, because it's a quicker route. I'm getting to my depth quicker. So this is his 5-yard, 4-yard route. He's able to spend more time with his jabs. Ci sono un po' di cose che dobbiamo considerare sull'esecuzione di questo movimento. Che numero sono io nella progressione del gioco? Quindi se sono il primo ricevitore a cui il QB deve andare o se sono il terzo. Il down and distance, se è una situazione di blitz, perché se devo eseguire una traccia che è 5 yard ho tutto il tempo del mondo per eseguire jabs. Non c'è nessuna fretta. Okay, this is true cover 1. So Cup knows they're bringing 5. We have 5 to protect. So I don't have to rush this completely. They're not bringing more than I can protect. Loro rushano in 5. È una cover 1, quindi è man con la free safety. Noi siamo 5 contro 5. È una situazione in cui ci possiamo prendere tutto il tempo necessario. Here's an example of our guys, one of our guys doing it. Un esempio dei suoi ragazzi che esegue questa tecnica. And then here's the drill, right? It looks exactly like the drill. Exactly like the drill. E vediamo quello che abbiamo detto all'inizio, che la sua esecuzione in allenamento è uguale, identica a quella del drill. Has to translate. Tutto quello che facciamo si deve incorporare, si deve tradurre nella partita. And then we'll work stretch slants as well, where we put the jabs together. So we'll work a little stretch release with jabs. E quindi la stessa tecnica, usiamo uno stretch slant in cui con i jab step ci allarghiamo per poi venire dentro. Usiamo questa tecnica. We'll always work that jab circuit, whether it's 1 time through, 2 time through, whatever, before we work a route that involves jabs. E tutte le volte che vogliamo usare delle tracce che includono i jabs, prima facciamo il circuito del jab. So here's an example of some stretch with jabs. Questo è uno stretch slant con i jab step. All right, let's go to slants verse off real quick here. I think we have some time for it. Okay, slant verse off is very similar to the speed cut in the sense that it's realistically routes versus air for us. Okay, we got a cover defender who's off or bailing at the snap. It's easy offense. Questo è lo slant contro una copertura distante, quindi è un movimento che ricorda quello che abbiamo visto fino adesso. We're always in attack mode. Taking now 3 full steps is based on your offense. Some offense runs 5, some offense runs 2. It's irrelevant. They're vertical until my depth. Ogni attacco ha le sue profondità, c'è chi lo corre a 2, 3 yard, 5 yard. In ogni caso, anche questa è una traccia verticale fino a che non diventa qualcosa di diverso. Less is more, and the angle of departure is going to vary based on scheme. Less is more, le cose che faccio in meno hanno più valore. Okay, so we're in full attack mode. We're working 3 step slants. 1, 2, and before, like this is frozen right before his outside foot strikes. I should have no idea what route he's running right now, and I don't. Questo è uno slant di 3 passi e di nuovo fino al terzo passo, fino a che il terzo passo non tocca terra, io non devo avere idea di quello che sta succedendo e in questo caso non ce l'ho. Now, I would like him to still be driving out, but he stands a little tall, but he's still square. There's no change in stride.
We hit play, right foot hits and he rolls it, he breaks to a slant. Questo ragazzo sarebbe potuto stare un po' più basso, si è alzato, però ha mantenuto le spalle, non ha cambiato la lunghezza dei passi, va benissimo. Less is more. It's verse access, it's verse cushion, it's routes on air for us. Questo è routes on air, si può fare contro access, coverage, si può fare contro cushion, se ho spazio davanti. So here we'll see where a kid, this is this kid's first session, he'll get way outside of his framework unnecessarily and he'll get stuck on that foot. Questi sono ragazzi che abbiamo visto prima, giovani, e l'errore che fanno è di portare il piede fuori dalla loro figura e rimangono bloccati sulla traccia. Just too much wasted movement here. We're not manipulating a cover defender. We're not creating separation. We just need to maintain the separation by the cushion. Abbiamo tutto lo spazio che vogliamo, quindi non dobbiamo ingannare nessuno. C'è tutta una serie di movimenti inutili che sono sprecati, perché noi qui vogliamo semplicemente andare dove è previsto nel minor tempo possibile. Non c'è nessuno da manipolare. So this is a good rep. This kid played center 2 days before this, 2 months before this session. Okay, vertical stick. No wasted movement. Questo ragazzo giocava centro fino a poco tempo fa. Okay, now here's a good example of making everything look the same. Attack vertical. Okay, this is frozen on his second step. Notice the joint angle, vertical. Notice how this looks right now. Guardate, play. questo giocatore sul secondo passo è ancora verticale e ha congelato il difensore che è lì a cercare di capire cosa sta facendo. Okay, same exact thing. A little bit more knee flexion in the back, but that's not something he's going to know. It looks exactly the same. Il capellino di apertura nella gamba posteriore, ma il difensore non riesce a capirlo in questo momento. So this DB has no idea that a slant is coming because Michael Thomas makes it look exactly like a vertical stem. Then he just breaks off that outside foot, and the DB's late every time it is routes on air. È la stessa cosa che succede quando facciamo un routes on air, perché il ricevitore è rimasto verticale fino all'ultimo istante e ha congelato il difensore nella sua posizione. Here's another example. Questo è un altro esempio. Just less is more. There is 8 yards of separation at the snap here. Okay? 8 yards. I don't need to create separation. All I have to do is make this look like I'm running vertical and break it off. Questo è un ottimo esempio di cosa vuol dire less is more. C'ho 8 yard di separazione allo snap, non c'ho da crearla la separazione. Io devo solo infilarmi nello spazio. Sometimes football is really this easy. Hitches to the boundary, slants versus, it really is this easy sometimes. We don't need to make it more complicated. Qualche volta il football è veramente così semplice e non dobbiamo inventarci qualcosa per renderlo complicato. È così, prendiamo quello che c'è. And that's it. I mean, we could get into Q&A right now if you guys want. Yeah, I think we got. We have 2 questions, so if you want to go pretty fast into another topic, you have time to. Yeah, let's dive into this real quick, okay? So diamond release. This is. Scusami. Sì, possiamo iniziare a fare le question and answer e sicuramente arriveranno le domande, sicuramente, mentre Mike risponderà. O, allora, a meno che non ha un altro argomento, c'è un altro argomento proprio veloce. C'è un altro, ok, quick one, Mike. Yes, sir. No. You can go into very quickly to your next topic. Yeah. Beautiful. So we're just working a diamond release here. So this is slant versus inside press or head up press.
Questa è la slant diamond, che è il slant contro una copertura pressure inside o testa a testa. Okay, the most important thing here is that we are threatening vertical. La cosa più importante è che dobbiamo essere una minaccia verticale. The cover defender's alignment and reaction to the vertical threat is going to determine how we exit. Come usciamo da questa traccia è determinato dall'allineamento e la reazione del giocatore in copertura. We're always prepared for combat because when the DB gets beat, he's going to shoot his hands as a last resort. Prepariamoci a lottare, perché quando il DB viene sconfitto qualcosa si inventa. So we'll start by just simply working a drill where we're taking like a speed release, full 3 strides, and then slamming our foot or pressure stepping back inside. Il primo drill che facciamo è iniziamo con una release che ci porta verso l'esterno per 3 passi e poi ci riporta verso l'interno. We'll then progress to a defender with a crayon or a pad if you have. La cosa successiva è farlo con un avversario, magari abbiamo un cuscino o qualcosa. And we'll work, and I'll vary if I'm high where they don't have to throw me by. I'll vary if I have my arm latched on the shoulder where they have to throw me by at my arm, or I'll vary if I'm really tight and they have to throw me by at my hip. Quindi il movimento da fare varia, cambia a seconda di come reagisce il difensore. In questo caso è staccato e si sta spostando verso l'esterno, quindi non c'è da fare molto. Se lui attaccasse la spalla interna, dovrebbe in qualche modo toglierselo, spingendolo fuori. E la stessa cosa se fosse molto vicino. So when we have a DB latched on this shoulder pad, we really want to throw by anywhere from elbow to shoulder. Se abbiamo un defensive back che sta guardando e focalizzato sull'avambraccio interno, io voglio pensare di colpirlo con la parte dell'avambraccio. When we're hipped and there's no extension, we want to throw by where the low back meets the butt. Il punto che vogliamo colpire è la parte inferiore della schiena vicino al sedere. And if he takes a real high angle, we're not even going to throw by. We're just going to drop and break flat underneath. Se il difensore prende un angolo abbastanza profondo, non c'è bisogno di spingerlo fuori. Okay? Now let's take a look at some reps. Adesso. This is where we want the DB. I want him flipped to get ready to turn and run with the vertical. Questa è l'esatta posizione in cui vorremmo il defensive back, averlo spostato fino a farlo girare verso l'esterno, la minaccia verticale di cui parlavamo prima. Once he gets flipped, that's what determines how I exit. E una volta che lui si è girato verso l'esterno, questo determina come io esco da questa condizione. You'll notice he flips his hip where his right foot is about to hit, so he's going to drop 1, 2, break underneath. Lui ha girato le spalle quando il piede interno sta toccando terra, quindi questo sarà il mio primo piede, il secondo pianta e taglia verso l'interno. And the flat, whatever angle we need to break at is going to determine also what steps we need. If I want to break really flat like he does, I'm probably going to have to take 2. Whereas if I'm going to take a higher angle, I can really get out in 1 step. E l'angolo con cui voglio uscire determina il fatto se io riesco a fare un taglio con un passo solo o ho bisogno di 2 passi corti. Here's Amari Cooper. Now this is what we mean by cover defender alignment. This will be the last clip we go over. He's going to eat up space just like he does when he's trying to win vertical. Makes it look exactly the same and heats him up to win over the top. Once the DB flips his hip, he's going to snap underneath. Questo è Amari Cooper che fa una cosa leggermente diversa, fa finta di andare nella slant e si rilascia fuori. Makes it look like he's winning vertical first, so it's the most important thing. If we are lazy with this part,
he's going to stay on our back hip. We're not going to be able to get underneath him. Se siamo pigri nella parte che attacca il verticale, tutto ciò non funziona. Ok, Mike, let's go into Q&A. Yes, sir. So we have our first questions. I'm going to tell it first in Italian. La prima domanda è: nei cambi di direzione abbiamo maggiori problemi di infortunio al legamento crociato anteriore, non solo nel football. Bastano a tuo avviso le indicazioni date su snap down e second step, passo perno, naso sulla punta del piede, anche basse, square shoulder e braccia lungo il corpo per annullare il rischio di infortunio? Hai altri consigli riguardo dovuti all'esperienza che hai maturato anche negli USA? Questa è la domanda. So, we have a question about injuries that might be connected with the technique we saw in change directions. Based on your opinion and experience, is it enough all the indication you gave on snap down and second step and keeping the head over the front toes, keep your shoulders squares and everything, to avoid ligaments injuries? Yeah, you can't have guys do it full speed out of the gate. Like, they need to strengthen their ligaments, but there's a very protective system in the human body. It won't get into positions that it can't get into a lot of the times unless there's an external force pushing it there. I have more to say too, but just maybe translate that first. Yeah, ovviamente non andiamo a fare le cose al 100% senza aver imparato prima i giusti movimenti, ed in ogni caso quando facciamo le cose per bene raramente ci sono infortuni a meno che non intervenga una forza esterna a modificare la situazione. As we work faster, so we're really working the snap down on this drill and then the short 90s drill which we talk about, the short 45, sorry, where it's sub-maximal. Noi abbiamo visto che lavoriamo per lo step down, lo snap down, il passo snap down nei drills che abbiamo usato per i tagli a 90 e per quelli a 45 del comeback. Very, very, very sub-maximal in these drills. Quindi dobbiamo essere molto sub-maximal, quindi molto al di sotto dell'intensità massima, per intenderci. So we're ultimately building that tissue resilience. E a forza di fare molte ripetizioni, solitamente riusciamo a creare una resilienza, una resistenza dei tessuti ligamentosi e muscolari. As we move to this drill where the velocity gets higher, there is no cue to snap down. It's now attack, drop your weight. Like it's irrelevant if we get that one violent step. Like it's really just attack, vertical stem, and sink your hips. Quando andiamo a fare questo esercizio, vediamo ora sullo schermo che abbiamo già visto prima, non c'è più nessuno snap down, qui stiamo solo accelerando e calando, facendo scendere le anche. Okay. The other thing is we're not trying to force people into positions. I'm not requiring every guy to get there. Okay, that's negligent. That's criminally negligent for me to expect a 6'6", 250-pound tight end to look like that. Non stiamo forzando nessuno ad arrivare in posizioni che li mettano in una condizione di rischio. Quindi un ragazzo di 6'6", di 1,95 m, 2 metri, non ci aspettiamo che arrivi mai ad essere piegato, ad assumere la posizione di questo ragazzo che vediamo nel video. So this is one end of the spectrum. This is the other end of the spectrum. Here's our gray area, okay? We don't want to be here. We don't have to be here, but this is okay as well. It's based on the human being. I due estremi tra il verticale e l'orizzontale, cioè dentro un'area grigia, noi vogliamo essere da qualche parte all'interno di quell'angolo lì. I hope that answers your question. I have not had anybody injured, and I've dealt with all types of guys, all types of sizes, ages, strengths.
nobody's had a real issue with it because we don't force them into anything. Non gli è mai accaduto di vedere giocatori infortunarsi facendo i drills, poi ovviamente la partita è un'altra cosa, quindi da un punto di vista di movimenti durante l'allenamento dovrebbero essere sicuri. Spero che questo abbia risposto alla domanda. La prossima domanda è: in una comeback route lo snap down è la chiave, cioè il momento che il QB usa per lanciare il pallone? So next question is, in comeback route, is the snap down step the key for QB, for the quarterback to throw the ball? That's based on scheme. Questo dipende dai giochi. I don't think that's the indicator for the QB, because then the QB's waiting on it. It's really based on scheme, I think. Quello dipende dai giochi, dalla progressione. Yeah, absolutely. Like my college, that's a technique for the receiver to win. It's not a technique. That's not an indicator for the QB to throw. Quindi quella è una tecnica che riesce a far vincere i ricevitori, non è il trigger, il detonatore per il QB per rilasciare la palla. Non necessariamente. On the contrary, some teams will prefer dig routes to be a weight drop rather than a speed cut, so the QB does have an indicator. So it's based on offense. Quindi dipende dagli attacchi. Alcune squadre hanno le dig route, quindi gli square in fatti con l'abbassamento del peso. In quel caso lì potrebbe fungere da indicatore, ma non è necessariamente, dipende da attacco a attacco. Un'altra domanda: che tipo di tecnica è consigliata usare contro una copertura molto stretta nel lato e la direzione in cui voglio andare, e se mi sta 2 yard interno sulla slant? Credo, ora sentiamo cosa dice Mike, credo che a questa abbiamo già risposto nelle ultime immagini che abbiamo visto. Mike, here's the questions. What type of technique you suggest versus a very, very tight coverage, especially in the direction where I want to go? And if it's 2 yards inside of me on a slant, I think that's part of the video we already saw. It depends what his depth is. So 2 yards inside is fine. 2 yards inside, I don't think people realize how much 2 yards is. At the line of scrimmage, you'll never get 2 yards inside. So I'm assuming it's being referred to as off coverage. If so, where he's aligned is going to determine what we're doing. If he's 2 yards inside and we'll say he's within 3 yards of our depth, then I'm not going to just run a vertical stem. I'm not going to just run a vertical stem. I'm going to kind of almost stretch to square him up and then work that crossover, okay? Because that to me is catch technique near our depth. If he's 2 yards inside and off, I can stem at him now, like dive in, stem up, but the problem is he may square up. If he does square up, by the time I stick my foot in the ground, the ball should be out anyway. So I would like to attack leverage. The further he is away, the really less I need to attack it, because such a quick route. If he's off, even if he's inside, he's going to be late to break on it. The closer he is the more I'm going to have to attack that leverage to win back route leverage. So as I mentioned before, if he's high and inside here, I can dive inside and square up. I can stay here and kind of push myself late and then work my stem. But that's how I would do it. I would either dive in, square up if he's off. If he's kind of catch here, I'm trying to kind of square him up and then cross him over. Allora, di provare a dare una risposta, ovviamente pensiamo che stiamo parlando di una copertura off, perché 2 yard sulla linea di scrimmage, una copertura molto stretta, mi sta 2 yard interno, non è una copertura su di me. Quindi se lui ha una copertura interna ma è almeno 3 yard o di più, io attacco la copertura. Quindi se è molto soft, cerco di riguadagnare posizione davanti a lui e poi faccio il break interno. Se è una posizione invece più vicina, cerco di arrivare su di lui e dopo di fare un crossover, quindi diventa quasi una drag, di fare un taglio verso l'interno. Qual è la migliore tecnica individuale per poter competere contro un DB
che utilizza il face to play. Mike, which is the best individual technique to compete to defeat a defender who is using the face to play technique? I don't know what the face-to-play technique is, to be honest with you. Me neither. Quindi abbiamo bisogno di una spiegazione di face-to-play. Andiamo intanto alla domanda successiva. È prevista o consigliata una preparazione atletica specifica per abituare la muscolatura ai movimenti visti? Is there any suggested athletic preparation, non mi viene il termine ora, a specific conditioning to get used, to have the muscle used to the movement we saw in the drills and in the technique you. Yeah, if you're lifting weights, okay, very basic. You're building general strength, but you should really be working eccentric and isometric contractions, isometric and eccentric phases of working out, because that's all about force absorption and redirecting forces, which is what route running is. Allora, usare i pesi e andare in palestra in maniera generica va benissimo, è la cosa che tutti dobbiamo fare. Come tipologia di allenamenti specifici, il consiglio è di usare esercizi eccentrici e isometrici, perché tutto quello che abbiamo visto riguarda l'assorbimento delle forze che viene for young sviluppato. For young guys, just getting strong will do its service, because they're so new to training stimulus. So strength will go a long way for your younger guys. Your older guys, you want to be more specific in what you're training. Quindi se parliamo poi di ragazzi che stanno iniziando a giocare o delle giovanili, lasciamo perdere le cose specifiche, l'importante è che inizino a guadagnare forza e a costruire il loro corpo. Con i senior diciamo che si può essere più specifici. The face-to-play bike is a technique used by Coach Nick Saban. I know, what is the technique is what I'm asking. Like, what is it? Yeah, I could tell you how to break any coverage, but I need to know what the face-to-face or whatever technique is. You speak to 100 different people, you're going to get 100 different names of things. Yeah, you're absolutely right. Ok, direi che ask them to explain what that is, and I'll help. Se ci danno una indicazione su qual è la tipologia di questa copertura che usa Nick Saban, perché ogni coach ci sono 1000 terminologie diverse e si può fregare, si può battere qualsiasi copertura. Questa che abbiamo fatto era l'ultima domanda. Sì, è l'ultima domanda e quindi ok, abbiamo credo terminato. Adesso sblocco Giorgio. Vai Giorgio, ti ho sbloccato. Ok, mi senti? Sì? Perfetto. Hey Mike. Yes, sir. Thanks a lot. Really outstanding job. As usual, I can say, ok? Yeah. Il grande lavoro ancora di Mike, un grande apprezzamento, un lavoro anche per i palati più fini. Giorgio, scusami, abbiamo, giusto per essere esaurienti su tutto, sì? abbiamo la spiegazione del face to play. So the face to play is defensive back, not back pedaling, but turning his back. Yeah, catch technique. Wait, he's not backpedal. Oh, he's shuffling. He's okay. No, he's turning his back to the wide receiver. Yes, he's shuffling, coach. Yes, okay. He's shuffling. He's not backpedal. It depends what the route is, but to me, when guys are shuffling, they're opening up themselves to some real trouble. Let me pull something up real quick. I don't know if I have it on this account. Give me 1 second. It'll take 2 seconds. Ok, intanto la spiegazione è la shake technique.
Sì, forse più che uno Okay, shuffle, here è we proprio go. quando il Shuffle, direttore è completamente girato proprio. Sì, sì, completamente corre girato. nella stessa direzione, No, il defensive back corre nella stessa direzione del centro. esattamente. Esatto, sì, in linea di massima Mike dice che è già nei guai. È già nei guai, cioè, dipende sempre da quello E che poi fa. dipende cosa stai proteggendo. Deve stare proteggendo, è chiaro. Se stai proteggendo il That's like profondissimo a va zone. bene. It's a zone turn, really. Like, Exactly, All right, è una zona, chiaramente. Sta correndo velocemente in zona, non è che sta via. all right, here we go. Let me find this stuff for you guys. I have a bunch of reps on how we attack that. What they're ultimately doing is, and I'm sure you guys have heard it, they're opening themselves up to a blind spot, right? Like when I give somebody my hip there, there's a point in that body mechanic where I can't see what's going on. Okay? C'è un punto nella meccanica del corpo in cui io non riesco più a vedere quello che sta succedendo. So here he's still starting in a pedal. Okay, Lui sta but iniziando il backpedal. this is ultimately the position he's in, right? Questa è Yes. l'ultima posizione in cui è. We want to run here every single time. I want to run here. Okay? Vogliamo If correre he- sulla sua schiena. If he's expanding a ton and I have an inbreaker, good. Then he'll leave him out there. If I have an outbreaker, I'm still going to chase this because watch what's going to happen. He has no idea where I am now. In questo momento io voglio correre verso il lato dove lui ha messo la schiena, perché arriva a un certo punto in cui lui non vede più quello che sta succedendo. I want to chase that hip and get in this and get in that spot where he can't see me. And it's not just comebacks. Okay, here's a dig. Qui c'è una dig, uno square in, perché nel momento in cui lui si è girato completamente, io gli attacco quell'anca, nel momento in cui lui non mi vede, faccio il cambio di direzione. Now you can get there immediately, right? Like I can go there now, or I could still attack vertical and then burst at it into my dig. Ci posso andare direttamente come sta facendo adesso, o posso fare un burst verticale e poi allargarmi per andare a cercare quel punto e tornare di nuovo dentro. That's obviously in your deeper routes. If it's a hitch or a slant or something underneath it, you still treat it like off coverage. It doesn't matter what his alignment or how his body's aligned. Off coverage is off coverage. So if I have a hitch, I have a short in, I have a slant, I'm still in attack mode and breaking. Se è una traccia corta, una slant, una hitch, non ci interessa molto, la tratto come una off coverage, quindi faccio quello che devo fare perché comunque lui è distante. Stiamo parlando di come attaccare quella copertura su tracce profonde in questo caso. I hope that helped out. I apologize. Terminology Okay. is terminology. Yeah. Ok, Giorgio, scusaci. Okay, no, perfect. Okay, my thanks again. We'll be in a few minutes in the other links. Okay, if you want to say hello to everybody. And Fabrizio, ok, grande impegno per te, sempre perfetto come sempre, però so benissimo che a te la cosa piace, per spegnerti bisognerebbe spararti, così, è sempre grande, no, beh, abbiamo questo viziaccio terribile, quindi ce lo teniamo. Cerchiamo di dare un contributo. Ma sono convinto che lo stiamo dando perché le cose che facciamo sono apprezzate. Darei la chiusura a Valerio per gli appuntamenti di domani sera e domenica prossima, Valerio. Ok, allora per quanto riguarda domani sera alle 20:45 avremo la puntata sul reclutamento, un'intera ora e mezza ovviamente anche con le domande ai nostri ospiti che saranno Gabriele Picelli, Paolo Belvederesi e Stefano Zucchelli, rispettivamente di Viper Modena, Dolphins Ancona e Aprile Ferrara. Ci sarà Alessandro Zarbo, quindi parleremo di reclutamento, come farlo, dove farlo, perché farlo e naturalmente potrebbero darci delle risposte interessanti per i futuri reclutamenti. Sempre per quanto riguarda l'investimento sui futuri settori giovanili, un altro appuntamento secondo me molto molto importante è con il dottor Davide Ghione. Professionista affermato di successo nel mondo del marketing sportivo, ha tantissime esperienze, un curriculum niente male, professore anche alla Bocconi, e ci parlerà di come organizzare e sviluppare dei piani finanziari. Qui non avremo delle società invitate e quindi sarà totalmente dedicato a quella che è la sostenibilità economica
delle organizzazioni sportive. Un appuntamento sicuramente da non perdere, che appunto fa parte anche dei settori giovanili. Giorgio, vuoi chiudere? No, chiudi pure tu. Comunque, grazie a tutti ancora. Allora, chiudo io, dai. Grazie a tutti ancora. Amici della slide, al prossimo appuntamento. Domani sera per i settori giovanili, domenica prossima per quello che riguarda i dirigenti e comunque alla prossima settimana per l'appuntamento tecnico. Grazie ancora.